Ciao amici di Lilly, bentornati nel nostro angolo dedicato ai felini. Oggi vi porto alla scoperta del gatto Toyger, un gatto domestico originario degli Stati Uniti, considerato esclusivo e di design, allevato al fine di creare una tigre in formato gatto. Andiamo alla scoperta di questo tigrotto. Toyger, un tigrotto in miniatura. Il nome stesso di questa razza ci dà indicazioni sul suo aspetto. È infatti il risultato dell'unione di toy, giocattolo, e tiger, che significa appunto tigre. Nonostante il nome, come ogni animale domestico, il Toyger non va certo considerato alla stregua di un gioco, bensì amato e rispettato. Origine del Toyger, una razza ispirata alla tigre. Verso la fine degli anni '80, Judy Sargent iniziò ad allevare un tipo di gatto che aveva caratteristiche del fenotipo in comune con la tigre. L'allevatrice riuscì ad accentuare il mantello tabby in modo che le striature sul corpo scendessero verso il basso e fossero presenti anche su muso e tempie, generando così il tipico aspetto da tigre. I gatti che hanno dato origine a questa razza sono il gatto del Bengala Millwood Rumpled Spotskin e il gatto domestico Scrap Metal. Dal 2007 è riconosciuto ufficialmente come Californian Toyger. Lo standard definisce il Toyger come un gatto di design. Gli allevatori raffigurano l'obiettivo del loro allevamento tramite morphing, ossia generando delle immagini dell'aspetto ideale del Toyger. In questo modo cercano di raggiungere e ottimizzare il risultato finale, una tigre da salotto in taglia ridotta. Caratteristiche del Toyger, una tigre in miniatura. Aspetto. Il Toyger esiste solo con striature tabby di colore marrone. La definizione esatta di questo disegno è Brown Tabby Mackerel, tigrato marrone. Il pelo corto, molto setoso, somiglia solo parzialmente a quello di una tigre. Il Toyger è un gatto di taglia media, ha un fisico atletico, muscoloso e slanciato, con il torace ampio, gambe di media lunghezza e zampe grandi e robuste. La femmina di questa tigre in miniatura può pesare fino a 3,5 kg, il maschio 4,5 kg. Il suo aspetto è vigoroso, come ci si aspetta da una tigre. Le zampe sono grandi, lo spazio tra il corpo e il terreno è identico all'altezza. La testa del Toyger è profonda e larga, con orecchie tendenzialmente piccole e arrotondate, così come gli occhi. Il mento è molto accentuato e il naso lungo e ampio. Il carattere e lo stile di vita del Toyger. Il carattere del Toyger viene descritto come molto gradevole, giocherellone, affettuoso, molto curioso e dalla spiccata intelligenza. Il Toyger è stato allevato appositamente per vivere in casa e, a differenza di quanto ci si aspetta da una tigre, non necessariamente deve trascorrere del tempo all'aria aperta. Naturalmente, però, qualche uscita in un giardino sicuro o su un balcone dotato di rete protettiva è gradita. In linea di massima, questa piccola tigre può condurre una vita felice e idonea alla sua razza come gatto da appartamento, in casa e in città. Dal punto di vista del carattere, generalmente il Toyger non è tanto un gatto cacciatore, quanto piuttosto un coccolone. Se da un lato il suo aspetto ricorda il grande felino asiatico, dall'altro ha il carattere di un tenero gatto domestico, ed è proprio questa dualità ad affascinare i suoi fan e padroni. Tuttavia, è molto importante offrire a questo animale così intelligente, curioso e giocherellone la possibilità di intrattenersi, con giochi di intelligenza per gatti e altre forme di divertimento con cui possa esercitare le sue maggiori abilità. Il Cat Agility e l'addestramento con clicker sono due ottime possibilità per mettere alla prova le capacità mentali di questo intelligente felino. Anche il gioco è molto importante per il Toyger, così come lunghe sessioni di coccole da parte dei suoi amici umani. Per essere felice a lungo, il tuo felino di casa deve condurre una vita che assecondi la sua indole e le sue abilità, oltre a soddisfare le sue esigenze. Igiene e salute. Questo gatto robusto dalle sembianze di una piccola tigre dovrebbe, come tutti gli altri felini, essere visitato con regolarità dal veterinario, vaccinato e sottoposto a controlli per verificare la presenza dei comuni parassiti del gatto. Il Toyger ha il pelo corto ed è felice di farsi spazzolare di tanto in tanto con una morbida spazzola per gatti.
Non sono note malattie ereditarie specifiche di questa razza, che generalmente vanta un ottimo stato di salute. Come alimentare un toiger? Il gatto è un noto carnivoro. Se si considerano le sue abitudini alimentari in natura, la percentuale di carne che assume con l'alimentazione è molto elevata. La dieta BARF per gatti, dall'inglese Biologically Adapted Raw Food, corrisponde a un tipo di alimentazione composta da carne fresca e interiora. Molti la considerano il tipo di alimentazione più idoneo per un gatto dal punto di vista biologico, poiché quello che maggiormente si avvicina all'alimentazione del gatto in natura. Nella preparazione dei pasti secondo i criteri BARF si sconsiglia inoltre di utilizzare il comune sale da cucina, bensì esclusivamente sale marino o dell'Himalaya. Se da un lato l'alimentazione BARF per gatti ha guadagnato una grande cerchia estimatori, dall'altro c'è chi si affida ai più tradizionali alimenti umidi per gatti, che per molti rappresentano la base dell'alimentazione del proprio gatto. È necessario però porre molta attenzione alla qualità di questi alimenti. I risultati dei test condotti da alcuni organismi riconosciuti ne illustrano alcuni tipi particolarmente validi. Di grande importanza nella valutazione della qualità degli alimenti per gatti è, ad esempio, la percentuale di proteine contenuta. Gli alimenti meno validi, invece, spesso hanno una quantità di fosforo troppo elevata, talvolta fino a 6 volte maggiore di quella consigliata. Questo sovradosaggio, però, danneggia i reni del gatto. È fondamentale anche capire se il fosforo contenuto sia un additivo artificiale o se derivi da un componente di origine animale. È noto che le patologie renali croniche rappresentano una causa di morte frequente tra i gatti. Alcuni alimenti per gatti che trovi in commercio superano considerevolmente la quantità massima di sodio considerata salutare. Tra i vari fattori positivi da considerare nella scelta di un alimento umido c'è un'elevata percentuale di acqua pari all'80%. Gli alimenti secchi per gatti invece contengono una quantità di liquidi molto scarsa. Spesso le crocchette sono criticate, in modo più o meno fondato, poiché darebbero la priorità a un aspetto che va ad esclusivo vantaggio dell'essere umano. Quando restano nella ciotola durante l'assenza dei padroni del gatto, anche per tutto il giorno, non rilasciano odori sgradevoli. Se decidi di offrire prevalentemente crocchette al tuo gatto, ricordati che avrà bisogno di coprire il suo fabbisogno di liquidi in un altro modo. Ad esempio, potresti mettere a sua disposizione una fontanella per gatti e delle ciotole in diversi punti della casa. Mangiare e bere in diverse zone fa parte delle abitudini naturali del gatto. Il tuo amato felino dovrebbe trovare condizioni simili a quelle presenti in natura anche in casa. Un gatto che vive in modo idoneo alla sua specie è un gatto felice. Come trovare un allevatore affidabile di toiger? In Italia il numero di allevatori di questa razza che possano ritenersi affidabili è ridotto. Per identificare gli allevamenti più seri bisogna considerare determinati aspetti. Ad esempio, prima di lasciare la sua prima casa, un gattino deve aver compiuto almeno 12 settimane. Un altro fattore semplice, ma determinante, è capire se l'allevatore tiene molto ai suoi gatti. Per farti un'idea completa, controlla lo stato di igiene delle zone in cui si trovano ciotole e toilette chiuse. Anche da questo si può intuire molto. Inoltre, è importante che i gatti abbiano la possibilità di convivere con la famiglia dell'allevatore, perché in questo modo saranno già abituati a condizioni simili a quelle che troveranno a casa tua, e il tuo futuro coinquilino felino non sarà disturbato, ad esempio, dal rumore dell'aspirapolvere e da altri elementi della quotidianità domestica. Non avere paura di porre tutte le domande che ti stanno a cuore. Un allevatore affidabile sarà felice di assisterti a parole e con i fatti. Puoi ottenere informazioni utili anche osservando il comportamento dei gatti. Sono socievoli nei confronti delle persone o piuttosto apatici e spaventati? Quest'ultimo atteggiamento è un segnale d'allarme.
Osserva anche la madre e i fratelli del gattino che hai intenzione di adottare. Che impressione ti suscitano e come si comportano tra di loro? Un comportamento molto timoroso viene considerato nella norma solamente nei gatti che vivono in rifugi per animali e che hanno vissuto esperienze negative. Gli animali allevati, invece, non dovrebbero dare l'impressione di essere timorosi o impauriti. È da considerare un fattore positivo anche l'appartenenza dell'allevatore a un'associazione dedicata alla razza. Guida all'acquisto di un Toiger da un allevatore affidabile. Prima di consegnarti il gatto, un allevatore affidabile ti fornirà anche quanto segue: certificato di vaccinazione, passaporto UE per gli animali domestici, analisi che certifichino la buona salute dell'animale, origine e pedigree dell'animale, documentazione sui rapporti di proprietà, dati del CIP, contratto di vendita, consigli sull'alimentazione. La fascia di prezzo per l'acquisto di un Toiger va dai 1.000 ai 1.600 euro. Il prezzo di un animale proveniente da un allevamento tende ad aumentare e può essere tra i 3.500 e i 5.000 euro. La International Independent Toiger Breeders Association aggiunge: gli allevatori affidabili di Toiger si riconoscono perché i loro animali sono registrati alla TICA, The International Cat Association. Registrazioni presso associazioni diverse sono possibili ma non obbligatorie e non esonerano dall'obbligo di un allevatore di essere iscritto alla TICA. Adesso sta a te decidere se rivolgerti a un allevatore per acquistare il tuo Toiger o se innamorarti di qualche altro tigrotto in un rifugio per animali. Scheda del Toiger, la tigre in miniatura. In breve, il Toiger è una razza felina nata negli anni '80 per cercare di riprodurre le sembianze di una tigre in miniatura, ma con le caratteristiche caratteriali del gatto domestico. È affettuoso e molto socievole, sia con gli estranei che con gli altri animali. Origine: USA. Peso: sino a 4,5 kg per maschio, sino a 3,5 kg per femmina. Pelo: corto e setoso. Colore: assomiglia parzialmente ad una tigre, ma il suo mantello ha un colore di sfondo color zucca brillante, con striature molto scure, dal nero al marrone. La base bianca della pancia deve essere più uniforme possibile. Occhi: piccoli e dalla forma arrotondata, di colore ricco e profondo. Prezzo: tra i 1.000 e i 1.600 euro, dipende dall'allevatore scelto e dal pedigree. Si può arrivare a spendere anche diverse migliaia di euro. Carattere: affettuoso e socievole, grande cacciatore, intelligente, va d'accordo con tutti e non è ostile nemmeno con gli estranei. Storia: la razza venne sviluppata per la prima volta da Judy Suggen a fine anni '80 negli Stati Uniti con lo scopo di ottenere una tigre in miniatura. A tal scopo importò un gatto maschio dall'India, a cui si aggiunsero una quarantina di altri gatti domestici appositamente selezionati per ottenere il Toiger attuale. Cura del pelo, non impegnativa. Malattie comuni, in generale non incline a malattie ereditarie. Tendenza al sovrappeso, no. Va d'accordo con i bambini, sì. Va d'accordo con gli altri animali, in genere sì, ma occorre fare attenzione ai piccoli animali come uccellini e criceti, visto il suo spiccato istinto di cacciatore. Adatto alla vita in appartamento, sì. E voi, avete mai avuto l'opportunità di incontrare un gatto Toiger? Vi piacerebbe accoglierne uno nella vostra famiglia? Scriveteci nei commenti le vostre esperienze o curiosità. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Alla prossima, amici di Lilly. Miau!